Buon pomeriggio, è quasi ora di cena, per cui andiamo a preparare una semplicissima ricetta di pasta. Per rimanere in tema sulla rubrica povera, cose povere, faremo povera pasta. Perché? Perché la nostra pasta sarà condita con elementi semplici, facilissimi e che avete tutti in casa, però ci sono sempre le mie spezie che esaltano i gusti delle vostre pietanze, delle vostre ricette. Ve lo dico io come fare. Sigla. Allora, l'unica cosa che dobbiamo fare è andare direttamente al fuoco, perché tutto si svolge là. Preparazione zero. Vado a riepilogare le spezie e gli ingredienti. Allora, tutto ciò che serve è cipolla fresca che ho già tagliato, è inutile che vi faccio a morbo col tagliamento della cipolla. Quindi, poi le solite zeste, scorzette, come si chiamano, del limone, che io le metto sempre dappertutto perché sono buonissime e danno una spinta in alto. Salvia, foglie di salvia non tritate, intere. Dopodiché c'è il famosissimo dragoncello ghiacciato, perché purtroppo a Roma fa freddo da morire. E basta. Poi comunque il riepilogo delle spezie le trovate in descrizione. Delle olive taggiasche e nere, la cui bontà e sapidità la potete sapere soltanto voi, quindi evito a dirvi sale, ma vi dico organizzatevi e decidete voi quanto fare. Spaghetti, faremo una ricetta per 3 persone, quindi circa 3 etti di spaghetti, anzi 2 etti e mezzo, quindi siamo a dieta perché dobbiamo andare al mare. No, al mare no, dobbiamo andare in montagna, sciare, muoverci. E dopodiché parmigiano per tutti. Sale, ottimo sale rosa dell'Himalaya o qualcosa di simile. Andiamo a cucinare. E sugo. Manca salsa di pomodoro, circa 3 etti e mezzo, dipende da quanto vi piace. Ricomincio. Abbiamo messo padella a scaldare, olio e cominciamo a mettere tutte le nostre spezie e tutta la nostra cipolla. Tanto deve macerare e piano piano deve cuocere. Mettiamo intanto a cuocere gli spaghetti, perché qua vedo che bolle. Sono 7:04, quindi questi 10 minuti. Dobbiamo far macerare quanto più possibile, quindi che profumo che si spande nell'aria, ma queste spezie sono eccezionali per poter dare sapore e gusto, e quindi vi invito assolutamente a evitare di comprare le piantine di gerani, ma comprate le piantine di salvia, di prezzemolo, di dragoncello e di tutto il resto che ne consegno. Qui si deve appassire un po', intanto qua vediamo gli spaghetti. Mettiamo la salsa dopo. Sale ne mettiamo un pochino, perché non sappiamo le olive come sono fatte, quanto sono salate, quindi eviterei di salare troppo. Un pizzichino di sale, facciamo cuocere bene il sugo. Dobbiamo fare un po' restringere la salsa, quindi senza aggiungere acqua, ma semplicemente farla cuocere, fare appassire bene la cipolla,
ma senza aggiungere acqua, perché sennò viene troppo liquido. Deve venire un sugo molto ristretto. Quindi adesso possiamo aggiungere le olive quanto ne volete voi, per cui il famoso QVP, quanto vi pare, perché se poi le olive non vi piacciono dite che la ricetta faceva schifo, invece no, magari erano le olive che avete comprato che non erano granché. Mi raccomando, sempre, se potete, servitevi nei banchi dei mercati rionali, evitate se possibile le cose inscatolate di chissà di quanto tempo fa, e prediligete le cose fresche. Andate a riscoprire gli allevamenti in campagna, le coltivazioni in campagna e tutto quello che c'è dietro, le ditte casearie piuttosto che le grandi società multinazionali che sfornano chissà che, e non sapete quello che vi mangiate. Seguite la mucca, seguite il latte, seguite la capra, andate a vedere qual è l'erba che brucano, e quando avete capito che erba bruca comprate quel formaggio. Avete lasciato solo qua, solo io con le capre, che splendore. Allora il cavatappi, coso, scola pasta, devo scolare gli spaghetti, qualcuno mi dà, ecco qua, abbiamo trovato qua. Il servizio non è espresso, dunque 4 quello. Vediamo come siamo messi con gli spaghetti. Allora, io vi do tutti i consigli che posso, quei pochi che posso. Uno che però dovete seguire è assolutamente non fare e non fate scuocere la pasta. La pasta deve essere cacciata al super dente, la dovete ripassare qui dentro ogni volta che fate un condimento a parte. La pasta, questo non va messo sulla pasta quando è finita la cottura, no, la dovete cacciare 2, 3, 4, 5 minuti prima. Più la cacciate prima, più la fate cuocere qua, e meglio viene. La pasta tira fuori l'amido, quel quagliarello bianco che esce fuori, magari non sempre, perché insomma l'amido non è che faccia il top, è buonissimo, ma poi alla fine vi si inamitizza tutto il corpo come i colletti bianchi. Detto questo, la pasta quando potete, quindi quando avete un sugo abbastanza abbondante, fatela finire di cuocere dentro al sugo stesso. Vedi adesso il sugo che si è ritirato abbastanza, mettiamo un goccettino d'olio di oliva, mi raccomando non comprate l'olio in scatola, ma se potete la domenica andate, invece di andare in giro a fare shopping, andate a fare shopping negli oleifici, dove nei frantoi. Quello è lo shopping migliore che potete fare. Ecco qua, andiamo a scolare la pasta, non la scoliamo tanto perché quest'acqua alla fine ci serve. Vai. Chiaramente gli spaghetti hanno bisogno di acqua, quindi se il sugo, come in questo caso, è molto ristretto, aggiungete dell'acqua di cottura che comunque contiene dell'amido. Bellissimo, bellissimo, guardate che roba, oh. Bellissimo, guardate che bello, che spettacolo.
Allora ragazzi, spaghetti pronti, andiamo ad impiattare. Che spettacolo ragazzi. Buc, stai buono. Gocciatina di olio, goccettino. Uno dei piatti più buoni che siano stati concepiti a Roma, con 2 semplici ingredienti ma ad arte. Buon appetito a tutti. Povera pasta, pasta con poverissimi ingredienti. Buona serata, buona cena e ci vediamo la prossima volta. Grazie.